Tu sei definito, Renato, un pastry chef e re del cake design. Guarda che è una qualifica bella importante, è una bella responsabilità. Qual è stata la torta più buona? La torta più buona è quella che faceva la mia nonna, che è una torta cilentana, e in realtà era quella che io gustavo pianissimo per farla durare di più. Live con Renato Ardovino, come stai Renato? Ciao Raffaele, benissimo. Ci ritroviamo per parlare della seconda edizione del tuo programma La Dolce Bottega di Renato. Quali sono le cose che ci dobbiamo aspettare di questa seconda edizione? Questa seconda edizione è bella ricca, è bella piena di argomenti, è piena di sorprese. La novità è che in tutte le puntate ci sono sempre due parti. Nella prima parte c'è la tradizione, quello che dice la tradizione, è la mia ricerca dei prodotti tipici, le materie prime, quelle genuine, quelle buone. Nell'altra parte, un VIP, degli amici comunque VIP, mi chiederanno aiuto per una loro torta speciale. Ecco. Io vorrei ricordare questo appuntamento da non perdere, che a me piace tanto. Io non lo perdo personalmente, fatelo dire. Ecco. Allora, su canale 33 del Digitale Terrestre, Food Network, ogni domenica alle 15. Oppure in streaming su Discovery Plus. Allora, tu sei definito, Renato, un pastry chef e re del cake design. Il re del cake design, ti rivedi? Guarda che è una qualifica bella importante, è una bella responsabilità. Ma tu da piccolino hai sempre avuto questa passione oppure un giorno hai capito di avere questa passione? Questa passione è un po' per tutte le cose, per le arti manuali, sì. Ho fatto una scuola d'arte, quindi dipingevo, scolpivo sul vetro, sul ceramico, qualunque cosa era per me, no, spunto per fare qualcosa, quindi quello sicuramente. Poi chiaramente iniziando il lavoro, no, nella ristorazione hai pochissimo tempo da dedicare all'arte, cioè voglio dire, lì veramente il tempo per lavorare, per la tua vita privata e per dormire, poi non ti resta granché. Invece poi con il cake design ho potuto esprimermi, no, artisticamente, perché posso fare quello che voglio a grandi linee. Chi è il migliore a casa a cucinare? Tra te, mamma, nonna, papà, perché a volte anche i papà sono bravissimi a cucinare. Il mio è bravissimo, per esempio. Il tuo sì, il mio è negato. Ultimamente aiuta molto mamma, perché mamma è un po' più stanca, aiuta a fare qualcosina, cala la pasta più che scolarla, ma non si dedica prettamente al sugo o altre pietanze. Dopo mia mamma ci sono io, facciamo così, per rispetto. Anche se ogni volta che lei deve fare un piatto un po' fuori dalla tradizione, da quello che è il suo mood, tra virgolette, mi chiede aiuto. Anche stamattina me l'ha chiesto, ecco, per dirti. Io poi a volte resto anche un po' stupito, perché dico, ma come? Lo sai fare benissimo, no? Come fai sempre, e poi gli dico... chiaramente poi anche a volte argomento di conversazione. Quindi. Tanti clienti VIP. Quali sono questi nomi? Svelaci qualche nome di questi VIP. Vabbè, ho fatto la torta a diversi VIP. Beyoncé, se vogliamo andare proprio negli internazionali, era qui a Capri nel senso a sud, quindi le ho fatto questa torta con dei fiori di orchidea. Cesare Bonamici al suo matrimonio quest'anno, anche questa molto floreale, molto colorata, ed era lo spunto è stato preso al suo abito, quindi c'era questa torta che richiamava il suo abito con gli stessi colori. Elodie, il compleanno di Elodie, ma c'è stata una coincidenza con lei, perché io ho una foto dove la tengo in braccio, che è una neonata. Questa cosa poi io poi le ho mandato questa foto e poi c'è tutta una storia che è un po' lunga da raccontare, ma in realtà io l'ho conosciuta da piccolissima, perché conoscevo la sua mamma e i suoi genitori. Quindi poi le ho fatto la torta, davvero è stata un'emozione. Qual è stata la torta più buona? La torta più buona è quella che faceva la mia nonna, che è una torta cilentana, e in realtà era quella che io gustavo pianissimo per farla durare di più. Ma davvero, questa è una cosa vera, ed è quella che io ho iniziato a sperimentare, a fare, proprio perché mi era così buona, che secondo me ha un gusto fantastico, degli aromi, dei profumi, dei sapori, la consistenza era perfetta. È quella che replico anche in puntata,
un po' rivisitata, ed è un dolce da tradizione che amo tantissimo. È meraviglioso quello che hai detto, perché mi hai fatto con la fantasia assaporare l'amore che provi verso tua nonna. Ce l'hai Davvero? ancora? No, 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 no. Purtroppo Nonna no. Rosa non c'è più. Sai cosa, Renato? Che una persona come te raggiunge dei livelli così alti, però comunque è rimasto sempre con il sapore di quella torta nella tua Esatto. bocca, con quel sapore lì, con quell'odore lì. E questo è meraviglioso, è questo che rende i grandi artisti ancora più grandi. Ecco, tu sei tra quelli che non ha lasciato il paese, non ha lasciato l'Italia per cercare fortuna in altri paesi come l'Inghilterra. Come mai non hai lasciato l'Italia? Allora, io non ho sentito l'esigenza in realtà di lasciare l'Italia, perché a parte che è un paese che amo e mi piace moltissimo, e quello un po' ci frega, passami il termine se si può dire, Sì. però io abito in un posto davvero spettacolare. Vuol dire, io abito a Pesto, dove c'è il mare, la montagna, la campagna, ci sono cresciuto, e questo aspetto di andare in un'altra città non è da escludere, perché mi piacerebbe molto fare altre esperienze anche all'estero, ma comunque non abbandonando quello che ho qua, perché non mi sembra giusto né per me né per gli altri lasciare le tue radici per andare in una terra che non è la tua. Lavorativamente andrebbe anche bene, mi piacerebbe molto crescere, come dicevo, in quel modo, no? Quindi aprire nuove sedi, non so, forse a Londra magari, piuttosto che a New York. Renato, hai voglia di aggiungere altro a questa intervista che io non ti ho chiesto? Allora, tu mi hai chiesto un po' tutto, e davvero sono domande, voglio dire, no? Alle quali ho risposto molto volentieri, perché Bene. come dire, parlano di me, quindi va benissimo così, Raffaele, davvero sono contento, grazie a te. E a me faceva piacere raccontarti, per questo ti ho chiesto alcune cose che parlavano proprio di te. È stato bello raccontarti oggi. Io ti ringrazio per il lavoro che svolgi e con l'umiltà che ci metti anche per svolgere Grazie, il tuo sei lavoro. gentilissimo. Questo è un bel complimento. A proposito, prima di lasciarti, ti rifaccio l'in bocca al lupo con la serie e vi voglio di nuovo ricordare l'appuntamento. La dolce bottega di Renato, la seconda stagione su Food Network, ogni domenica alle 15. Canale 33 digitale. Molto bene, grazie ancora per il tempo a me dedicato oggi qui sul Libero Quotidiano, e spero di ritrovarti molto presto. Anzi, sai che ti dico, quando vengo giù al sud a trovare la mia famiglia, farò una capatina anche da te per deliziarmi. Ti aspetto, mi raccomando, vorrei che ci venissi davvero, con piacere. Ciao Raffaele, grazie a te, grazie. a tutti gli amici di Libero, ciao. E ringraziando ancora una volta Renato per la sua grande disponibilità, vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo ospite, sempre qui sul Libero TV. Take care.